Buongiorno a tutti e a tutte, oggi realizzeremo insieme questa applique a forma di zampina. Per realizzarla ho utilizzato un uncinetto 2,5 e il filato Iggy di Tessiland che vi lascio in descrizione. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video. Iniziamo subito. Partiamo facendo 4 catenelle che chiudo con una maglia bassissima nella prima, 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta e andiamo a fare un totale di 12 maglie alte dentro all'anello, calcolando che le prime 2 catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi ne dovremo fare ancora 11. Adesso siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata. Ora vado a fare un giro di aumenti, quindi mi alzo il lavoro con 2 catenelle e faccio 2 maglie alte dentro ciascuna maglia alta. Quindi entro, una maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto. Continuo in questo modo per tutto il giro. Chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella realizzata. Ora andremo a fare un giro alternato con una maglia alta e un aumento, quindi faccio le mie 2 catenelle per alzare il lavoro e un'altra maglia alta nello stesso punto. Mi sposto nella maglia successiva e faccio una maglia alta, mi sposto nella maglia successiva e faccio 2 maglie alte nello stesso punto, ovvero un aumento. Maglia successiva, una maglia alta. Continuo con questa alternanza per tutto il giro. Chiudo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Abbiamo finito la parte centrale, iniziamo a fare le zampe. Per fare le zampe facciamo salto un punto di base, carico il filo e nello stesso punto facciamo una maglia alta e 5 maglie altissime, quindi carico il filo 2 volte, sempre nello stesso punto, carico, 2 asile, carico, 2 asole, carico, 2 asole, carico il filo 2 volte, entro sempre nello stesso punto e faccio lo stesso procedimento per 5 volte. 3, 4 e 5. Salto un punto di base e faccio una maglia bassa nel punto successivo. Carico il filo, salto una maglia di base e nel punto successivo faccio una maglia alta e di nuovo 5 maglie altissime, tutte nello stesso punto. 2, 3, 4, 5. Salto un punto di base, in quello successivo faccio una maglia bassa. Di nuovo salto un punto di base, nel successivo faccio una maglia alta
e 5 maglie altissime. Procedo così altre 2 volte. Una volta fatto i 4 polpastrelli, continuiamo fino alla fine facendo 2 maglie basse e un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Di nuovo 2 maglie basse e un aumento di maglie basse, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. E procediamo in questo modo fino alla fine della riga. Arrivati a questo punto andiamo a fare una maglia bassa, 2 maglie basse nello stesso punto, una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte nello stesso punto e poi torniamo indietro, quindi una mezza maglia alta, 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa, una maglia bassa, 2 maglie basse nello stesso punto, una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte nello stesso punto, una mezza maglia alta, 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa, avanti in questo modo per tutta la riga, per tutti e 4 polpastrelli. E una maglia bassissima. Ok. Per arrivare alla fine facciamo 4 maglie basse e un aumento fino alla fine. Quindi 3, 4, un aumento e di nuovo 4 maglie basse, un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 4 maglie basse, un aumento. Ovviamente non finiremo giusti con l'aumento e le maglie basse, perché ovviamente facendo i polpastrelli l'alternanza si interrompe. Ok, chiudo con una maglia bassissima e abbiamo fatto la nostra base su cui poi attaccheremo i polpastrelli. Partiamo col cuscinetto grande, quindi facciamo 4 catenelle che chiudiamo con una maglia bassissima all'inizio, 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e 15 maglie alte totali dentro all'anello, quindi siamo a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda catenella. Ora dovremo fare una sequenza, quindi 3 catenelle, una maglia alta,
2 maglie altissime, una, 2, scusate, 2 maglie altissime nello stesso punto, una maglia altissima nel punto successivo, una maglia alta, due maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, 3 maglie altissime nello stesso punto, una, 2, 3 e poi torniamo indietro, quindi una maglia alta, due maglie alte nello stesso punto, una maglia alta, una maglia altissima, 2 maglie altissime nello stesso punto, una e 2 e poi 3 catenelle, vado a puntare nella maglia successiva, chiudo con una maglia bassissima e poi faccio un'altra maglia bassissima. Ecco qua. E abbiamo fatto il nostro cuscinetto. Ovviamente verrà messo in questo modo qua. Per quanto riguarda i cuscinetti piccoli sono molto veloci, ne dovremo realizzare 4. Quindi faccio sempre le mie 4 catenelle, uno, 2, 3, 4, chiudo al centro e tutto dentro lo stesso anello dovrò fare una catenella che mi sostituisce una maglia bassa, poi 3 maglie basse, quindi altre 2, 2 e 3, dopodiché 3 maglie alte, 1, lavoro sempre portandomi dentro il codino di avviamento, 2, 3 e di nuovo 3 maglie basse, 1, 2, 3, chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella fatta e questo è il polpastrello piccolo. Ne dovremo fare 4. Una volta fatti i 4 polpastrelli io li ho fatti in questo modo, li ho agganciati dietro con dei nodini, tanto poi queste appliche vanno cucite sopra una copertina piuttosto che un maglioncino, e poi ho dato un giro sotto di colla apposta per tessuti ovviamente. Questo è il risultato, grazie per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale per ricevere tutti i video che realizzerò, di attivare anche le notifiche, vi lascio in descrizione il link al filato utilizzato e il link per chi vuole allo shop dove ci sono dei prodotti per poter supportare il canale. Grazie e ciao!